Guarda cosa succede. Sto inviando una richiesta da quest'app. Non va su internet, arriva qui in locale sul mio PC. E questa è la risposta. Ora ti faccio vedere passo passo come ho costruito questo collegamento. Iniziamo. Ma quali sono i veri vantaggi di avere un AI sul tuo PC? In primis hai una privacy totale, i tuoi dati sono sul tuo dispositivo e lì restano. Controllo completo, scegli il modello che ritieni più appropriato per quello che devi fare. Velocità ed efficienza, non c'è latenza di rete e quindi vai abbastanza spedito. In ultimo, costi zero, niente abbonamenti, non paghi API. Una volta che l'hai configurato, resta gratis. Bene, questa è l'architettura che permette al mio AI privato di funzionare direttamente dal telefono. Praticamente che cosa avviene? Una volta scelto il modello e fatta la richiesta, Tailscale crea appunto un tunnel sicuro tra il PC di casa e il mio telefono. Quindi la richiesta arriva al web server che, eseguendo l'index HTML, manda la richiesta LM Studio. Questo la elabora, ad esempio sintetizza una mail oppure fai un riassunto. Praticamente LM Studio risponde nuovamente all'index, il quale impacchetta e manda la risposta sempre tramite Tailscale. Quindi il flusso è questo qui e andremo a vedere pezzo per pezzo come l'ho realizzato. Adesso vi mostro LM Studio, il cervello di tutta questa applicazione che ho sviluppato, quindi è quello che esegue i modelli in locale sul mio PC. A noi interessa vedere questa qui, la parte developer, quindi qui abbiamo un vero e proprio server, questi sono diciamo gli endpoint che espone, e qui abbiamo i vari settings. Io l'ho abilitati tutti, diciamo quello più importante è questo serve on local network e questa è la porta su cui risponde, quindi tutte le chiamate arriveranno qui in locale e risponderà al modello che ho selezionato. A proposito di modelli, andando qui sulla lente, vediamo questi sono tutti i modelli disponibili per poter essere scaricati ed installati e risiedono su Hugging Face, e tra pochi secondi vi spiegherò che cos'è Hugging Face. Quindi ad esempio io trovo questo modello, mi interessa, faccio download e da quel momento in poi lo carico ed è disponibile. Ovviamente il formato è questo qui, è GGUF, quello che viene utilizzato da LM Studio. Vediamo Hugging Face. Eccoci arrivati su Hugging Face. Hugging Face vedetelo appunto come un catalogo di modelli, ne trovate migliaia, è un po' come, per chi è un po' più esperto, GitHub, gli LLM, i models, quindi vado su models. A questo punto, cosa importante, seleziono come app LM Studio oppure GGUF, la stessa cosa. Ad esempio andiamo a cercarne uno tra i più famosi, GPT. Vediamo un po', GPT OS 20 billions GGUF, questo per esempio fa il caso nostro. Qui avete tutta la descrizione e le specifiche. Noi andiamo per scaricarlo su File and Versions. Qui avete tutte le versioni, ci sono due modi per scaricarlo. Uno, questo qui classico, vi fa il download dell'applicazione, ma voi potete fare un modo un po' più smart, cliccate su usa questo modello dove? In LM Studio. Quindi lui che cosa fa? Ti dice vuoi aprire LM Studio? Voi fate ok, lui ve lo apre e praticamente vi dice che cosa volete fare. Qui avete ad esempio tutti i modelli, ma vedi qui ti dice che è troppo grande per la mia macchina, quindi voi a questo punto selezionate questo e non fate altro che fare download e inizia, e lo ritrovate a quel punto. Nel momento in cui sarà installato lo troverete tra questi qui che sono su LM Studio i modelli disponibili all'interno della mia macchina. Più avanti vi parlerò di questi anche uncensored, che come avete visto sulla mia applicazioncina c'è un tasto che permette di abilitarli. Allora ragazzi, adesso vi mostro velocemente come funziona Tailscale.
L'applicazione va installata sia sul dispositivo, in questo caso sul mio telefono, da dove faccio le chiamate, che sul PC che vogliamo utilizzare come server. Come vedete qui sto su Windows 11, il mio PC dove gira LM Studio. Quindi cosa molto importante, dopo che avete installato l'applicazione sui vari dispositivi, l'importante è che voi facciate logon con lo stesso account. Quindi qua vedete riassunti gli IP address che vengono assegnati, questo è quello appunto del server e questo qua è quello da cui parte la chiamata dal telefono. Adesso clicchiamo sull'icona Telescale sul mio telefono ed ecco la console, vedete che gli IP combaciano, qui potete accedere alle varie descrizioni e quindi volevo farvi vedere una panoramica di come funziona il prodotto. Qui sotto nella descrizione trovate il link al file che stiamo per vedere. Allora ragazzi, eccoci arrivati alla spiegazione dell'HTML. Questa è la parte grafica e noi ci concentriamo sul JavaScript. Qui andiamo a definire la parte REST come costanti. Questo è l'indirizzo IP del DLM Studio assegnato a Descale e questa è la porta su cui risponde. Qui faccio il caricamento dei modelli, come vedete. Faccio il caricamento dei modelli e sono quelli che poi vedete all'interno dell'app quando provate a selezionarli. Andando avanti, vabbè, qui ci sono la gestione degli errori. Questa qua è la parte anche fondamentale, vedete, è la parte di send, quindi qui avete sia l'input, il modello selezionato e la parte dei instructions che gli dice praticamente di che cosa si occupa la gente. Allora, prima vi avevo parlato dell'uncensored e velocemente vi spiego che cosa significa. Quando io attivo il tastino che vedete qui sulla destra, praticamente questa parte qui viene esclusa, praticamente vengono esclusi i guardrails, quindi il modello vi risponde anche con cose diciamo poco lecite. Quindi quando voi selezionate un modello uncensored e eliminate la parte del guardrail, praticamente gli potete chiedere qualsiasi cosa. Quindi non vi sto invitando ad utilizzarli in maniera poco lecita, ma sappiate che esistono. Poi proseguendo, eccoci qui abbiamo praticamente dove questa è la parte che serve appunto per tornare la risposta nel riquadro che vedete qui sulla destra. Bene ragazzi, adesso vedremo un paio di esempi sul funzionamento dell'app. Scelgo un modello, in questo caso Queen, dalla lista, e gli dico dammi un'idea per un video YouTube che parli di AI utile. Quindi a questo punto clicco su genera risposta e sullo sfondo questo qui è il log di LM Studio che gira sulla mia macchina, come insomma avete capito, ed ecco la risposta. Quella che vedete in verde dietro è la risposta che mi ha rimandato all'interno dell'app. E proseguiamo con un'altra richiesta, cambiamo modello, così ne vedete anche un altro, utilizziamo Metalama e questa volta gli dico di creare un tweet simpatico sulle AI che ruba il lavoro. Quindi adesso vediamo un po' più lentamente, vedete qui sulla sinistra ha selezionato il modello, gli è arrivato il mio prompt, quindi parte, fa tutta la sua elaborazione, giù in fondo vedete 100% il processing ed ecco qua la risposta. Quindi dove vedete content, che adesso, esatto, questo qua in evidenza, ed è la stessa risposta che mi viene ritornata praticamente all'HTML. Quindi ragazzi, se volete che approfondisca altri temi sulle AI in locale, iscrivetevi, lasciate qualche commento e ci vediamo presto. Grazie.